Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo portamonete piramidale ad uncinetto. Vi devo dire che questo portamonete, questa forma mi piace tantissimo, era da un po' che lo guardavo e che mi sarebbe piaciuto farlo ad uncinetto e finalmente l'abbiamo fatto. Oltre che come portamonete, potremmo utilizzarlo come profumatore di armadi o di cassetti. Lo riempiamo di lavanda e lo mettiamo in un cassettino, oppure qui su facciamo una soletta e lo agganciamo all'armadio, per esempio. Fatemi sapere se l'idea vi piace, se conoscevate già questo gioco, diciamo, geometrico, questo tipo di portamonete, e se vi piacerebbe rifarlo. Fatemelo sapere scrivendo tanti bei messaggi qui sotto il video oppure regalandomi il vostro like. Nel tutorial facciamo insieme questo, che è un po' più piccolino e ha un lato di circa 8 cm. Alla fine del tutorial vi lascio una schermata con i punti, con lo schema per fare questo che è un po' più grande e ha un lato di circa 9 cm. Mi piacerebbe farne uno anche mini, tipo portachiavi. Adesso vediamo se riusciamo a fare anche quello. Per fare i portamonete ho utilizzato il Ricotton di Staffil. È 80% cotone riciclato, 20% poliestere, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 90 metri e sono consigliati uncinetti da 2-4 mm. È un filo bello e un po' rigido e l'ho scelto per questo. In questo modo il nostro portamonete può essere un po' più consistente. Se volete usare anche voi il Ricotton, nella descrizione del video vi lascio tutti i link di Staffil, voi potete contattarli e loro vi rimanderanno al negozio fisico più vicino a voi oppure a un negozio online in cui poterlo acquistare. Io ho usato un uncinetto da 2,5 mm, voi usate un uncinetto per ottenere una lavorazione fitta che permetta al lavoro di mantenere la sua forma. Oltre al filato vi servono due perline. Queste che ho usato io hanno un diametro di 1 cm, ma potete prenderle del tipo e della dimensione che vi piace di più. Il portamonete più grande, finito, pesa 38 grammi, quindi qualunque vogliate fare vi basta in totale meno di un gomitolo di filo per farlo. Potete farlo in tinta unita di più colori. Nel tutorial vi mostro come cambiare colore per ottenere questa lavorazione e cambiare colore quando volete e avere un lavoro pulito anche all'interno. Ma voi potete farlo a righe, in tinta unita, come preferite. Mi sembra di avervi detto tutto, fatemi sapere se questa idea vi piace e se la rifarete. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale. E lavoriamo 11 catenelle. Iniziamo a lavorare dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavoriamo nel filo che c'è dietro, questo verticale, e lavoriamo un punto basso in ogni punto. E adesso lavoriamo intorno alle catenelle di base. Lavoriamo 2 catenelle e vedete che lavorando nel filo dietro, sotto sono rimaste proprio le catenelle. Lavoriamo un punto basso in ogni catenella prendendo solo il filo dietro delle catenelle. Così, in questo modo resta tutta una costina qui sopra. Nella prima parte del portamonete lavoriamo a righe, girando il lavoro alla fine di ogni riga. Se non siete sicuri di riconoscere il primo e l'ultimo punto della riga, mettete un marker per riconoscerli chiaramente.
facciamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo un punto basso in ogni punto, prendendo tutto il punto normalmente, e nell'archetto di 2 catenelle che abbiamo lavorato al centro lavoriamo un punto e poi ricominciamo a lavorare un punto basso in ogni punto. Una catenella e giriamo il lavoro. Da qui in poi ripetiamo la riga 2, lavorando un punto basso in ogni punto e girando il lavoro alla fine di ogni riga. E andiamo avanti così fino alla riga 21. Un punto basso in ogni punto e se vogliamo cambiare colore iniziamo il punto con il vecchio colore e lo completiamo con il nuovo colore. Proseguiamo con il nuovo colore e nel frattempo nascondiamo le codine di filo dietro i punti. Per cambiare colore potete tagliare ogni volta il filo vecchio, oppure potreste decidere di fare delle sezioni di un colore e poi tornare al colore precedente, oppure agganciare anche un altro colore. In questo caso non tagliamo il filo, per esempio il filo arancione non lo tagliamo e lo portiamo fin dove vogliamo trovarlo al ritorno. Per esempio adesso l'ho nascosto su 3 punti, lo lascio qui, vado avanti a nascondere solo la codina di filo giallo e lavoro con il giallo fin dove voglio lavorare con il giallo. E qui per esempio potrei voler agganciare un altro colore, e se con il giallo poi voglio partire da qui o comunque non so da dove voglio partire, vi consiglio di nascondere almeno in un punto il filo giallo, perché l'ultimo punto giallo mantenga la sua forma. Poi il giallo lo abbandoniamo, lo lasciamo qui dietro il filo giallo e continuiamo a nascondere il filo verde. Ora qui dietro vediamo un po', la codina del filo giallo è già nascosta e quindi la possiamo tagliare. Anche quella verde. Questo lo nascondiamo con l'ago. Il dritto del lavoro è quello in cui vediamo questa costina qui sopra. Proseguiamo il lavoro e vediamo come cambiare il colore quando siamo sul rovescio. Iniziamo sempre con il vecchio colore e prendiamo il nuovo colore, però il filo del vecchio colore non lo possiamo lasciare dietro, altrimenti rimarrebbe sul davanti e quindi lo passiamo davanti. E prendiamo il nuovo colore, qui tiriamo per sistemare l'ultimo punto e lavoriamo il prossimo punto. Attenzione a non saltare punti perché abbiamo i fili in mezzo. E il filo verde lo lasciamo qui
e lo riprenderemo nel prossimo giro. Rivediamo come cambiare colore in questo caso. Il filo giallo lo portiamo davanti e prendiamo il prossimo filo e questo lo lasciamo qui per dopo. In questo caso riprendiamo il filo giallo, gli diamo la lunghezza che gli serve in modo da poterlo nascondere attraverso i punti, agganciamo e nascondiamo i fili dietro i punti. Qui per esempio, se voglio tagliare il filo arancione, adesso lo nascondo attraverso 4-5 punti e poi lo taglio. In questo modo rimane pulito anche il rovescio del lavoro. Andiamo avanti a lavorare così, cambiando colore ogni volta che vogliamo, fino ad arrivare alla riga 21. Una volta lavorate le 21 righe che dobbiamo lavorare, con lo stesso colore o agganciando un nuovo colore, lavoriamo delle catenelle. Io cambio colore, quindi aggancio un nuovo colore e lavoriamo 20 catenelle. E controllando che non siano arrotolate, ci agganciamo dall'altra parte del lavoro direttamente con un punto basso e lavoriamo un punto basso in ognuno dei punti bassi che avevamo sulla riga. E poi lavoriamo anche un punto basso in ognuna delle catenelle che abbiamo appena lavorato e li lavoriamo sempre nel filo che c'è dietro le catenelle. Da qui in poi il lavoro diventa circolare. Lavoriamo un punto basso in ogni punto, tutto intorno, sempre rimanendo sul dritto del lavoro e lavoriamo a spirale, ripetendo questa sequenza. Un punto lo lavoriamo normalmente, prendendo tutto il punto. Il punto successivo lo lavoriamo in costa dietro, cioè prendendo solo la mezza catenella dietro del punto e ripetiamo un punto basso normalmente, un punto basso solo nel filo dietro del punto e lavoriamo così tutto il giro. Fatto il primo giro, andiamo avanti a lavorare a spirale ripetendo la sequenza ed essendoci un numero dispari di punti, sopra a un punto lavorato normalmente lavoreremo un punto prendendo solo il filo dietro e viceversa. Nel successivo punto lavoriamo un punto normalmente e così via. In questo modo ad ogni riga, ad ogni giro, alterniamo i punti. Andiamo avanti a lavorare in questo modo fino a che otteniamo un'altezza di questa parte circolare di circa 8 cm. Ho lavorato in totale 17 giri di punti bassi e ho ottenuto un'altezza di circa 8 cm. Quindi lavoriamo 17 giri di punti bassi, pieghiamo il lavoro in questo modo e lavoriamo fino quasi a qui. Non importa dove finisce il giro, lavoriamo fino a quasi dove è piegato il lavoro. Un punto in più o un punto in meno non importa. Tagliamo il filo lungo e estraiamo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e cuciamo tutta questa parte.
saltiamo 3 punti, 1, 2, 3, e iniziando dal quarto prendiamo tutto il punto davanti e tutto il punto dietro e cuciamo e passiamo al successivo. Passiamo il filo all'interno mettiamo al lavoro sul rovescio qui facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. Per quanto riguarda il portamonete un po' più grande, cambiano di poco i punti e le righe da lavorare. Vi lascio qui di lato lo schema, voi potete fotografare lo schermo o riscriverlo. Ed ora vediamo come fare il cordoncino. Ci servono 2 perline della stessa misura, di misure diverse, della misura che vi piace. Le mie sono di 1 centimetro di diametro, una la mettiamo da una parte e l'altra la teniamo. E un pezzo di filo lungo 1,80 m. Il mio è corto, solo perché sto facendo un esempio. Tagliamo un pezzo di filo lungo 1,80 m. Lo passiamo attraverso la perlina e lo mettiamo doppio, a metà. Le estremità coincidono e la perlina è dall'altra parte. Per fare il cordoncino iniziamo facendo un nodo scorsoio. Facciamo un cappietto con sopra uno dei fili e il filo che è sopra lo facciamo passare sotto e lo portiamo fuori con il dito e tiriamo. A questo punto all'inizio dobbiamo cercare di fare il prossimo nodo vicino alla perlina in modo che non resti tanto spazio qui tra la perlina e il cordoncino. Qui c'è un filo che si muove, che è quello del nodo scorsoio, che è questo, e poi abbiamo l'altro. L'altro è quello che dobbiamo prendere. Entriamo nell'asola e prendiamo questo filo e tiriamo un po'. E tiriamo il filo che scorre e tiriamo, come dicevamo, per fare in modo che non ci sia tanto spazio tra la perlina e l'inizio del cordoncino. Adesso il filo che scorre è l'altro, è questo, quindi tiriamo, quindi prendiamo quello che non scorre e lo andiamo a prendere con questo dito e tiriamo quello che scorre. E così via. Questo che abbiamo appena tirato non scorre, entriamo nell'asola, lo prendiamo e lo tiriamo fuori e tiriamo il filo che scorre e andiamo avanti così. E in questo modo si forma il cordoncino. Il filo che abbiamo appena tirato, che non scorre, lo andiamo a prendere e lo portiamo fuori dall'asola e tiriamo l'altro, che è l'unico dei due che scorre. Questo che abbiamo appena tirato andiamo a prenderlo nell'asola e andiamo avanti così. E andiamo avanti a fare un cordoncino lungo circa 23-24 cm. L'importante è che sia un po' più lungo della diagonale del vostro portamonete.
Per chiudere il cordoncino semplicemente passiamo l'ultima volta il filo e lo estraiamo del tutto e tiriamo il filo che scorre. Infiliamo le codine di filo in un ago senza punta e lo facciamo passare attraverso il forellino che abbiamo lasciato qui. E poi lo facciamo entrare dal foro che abbiamo lasciato qui sotto, da fuori verso dentro. Prendiamo l'altra perlina e infiliamo uno dei fili nella perlina e infiliamo anche il secondo facendolo entrare da dove esce il primo filo. Mettiamo la perlina in questo modo e qui facciamo dei nodi. Passando sotto al filo. Facciamo scorrere il nodo all'interno della perlina e tagliamo le estremità. E il portamonete è pronto e possiamo riempirlo e chiuderlo. Fatemi sapere se rifarete questi portamonete. Io vi devo dire che più che altro il gioco geometrico che ci sta dietro mi piace tantissimo e sono super soddisfatta del risultato. Fatemi sapere cosa ne pensate voi scrivendo un bel messaggio qui sotto il video oppure regalandomi il vostro like. E se rifate questi portamonete sia come portamonete che come profumatori di armadio, ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio tantissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!